In questo video spenderò 6 milioni di dollari in GTA 5 online per capire quanto si guadagna con gli incarichi da poliziotto. In questo video farò un'analisi completa del contenuto di GTA 5 online che riguarda appunto gli incarichi da poliziotto e vi spiegherò tutti i passaggi per avviarli e accedere a questa attività. Sia dal quanto costa avviare questa attività, sia quanto potete guadagnarci e soprattutto quanto tempo ogni incarico vi farà spendere. Ma soprattutto se ne vale la pena il acquistare questa attività. Chi non lo sapesse, gli incarichi da poliziotto si avviano solo ed esclusivamente acquistando uno dei veicoli della polizia che trovate sul vostro cellulare tramite internet sull'applicazione Woodstock. Ci sono vari modelli di auto della polizia che potete comprare, uno più costoso dell'altro. Non ha differenza quale veicolo comprate, che sia quello meno costoso o quello più costoso, gli incarichi si avvieranno ugualmente. Io personalmente ho scelto quello più costoso, ovvero l'auto dell'ultimo aggiornamento, la Coquette D10, poiché mi piace molto il suo design sportivo e barra poliziotto e in più ho soldi da buttare, quindi ho optato per questa opzione. Ho speso inizialmente 5.400.000 dollari. Una volta che l'avete comprato, chiaramente come ogni auto che comprate in GTA 5 online dovete aspettare che vi sia consegnata al posto in cui avete indicato. Ci vorranno all'incirca 1 minuto, forse 1 minuto e mezzo, esagerando. Nel mio caso l'ho fatta consegnare all'autofficina e una volta che ci sono andato chiaramente l'ho anche modificata perché è comunque un'auto e quindi bisogna comunque rinforzarla, eccetera, eccetera. Le ho installato appunto l'armatura al 100%, il motore di livello 5, il turbo personalizzato e ovviamente le gomme antiproiettile, come ogni veicolo dovrebbe avere. Una volta che l'avete personalizzata l'auto, se volete chiaramente, dovete uscire in strada a bordo di questo veicolo e vi chiamerà Vincent, se non mi sbaglio, vi partirà una specie di dialogo con Vincent, che per chi se lo ricorda è lo stesso che ci ha aiutato con il colpo a Clucking Bell. Ci darà una breve spiegazione del fatto che i poliziotti sono sempre all'opera a Los Santos, bla bla bla, e ci dirà che per avviare gli incarichi dobbiamo spingere il tasto R3, almeno per console, per PlayStation 4 o PlayStation 5. Ovviamente, prima di far partire queste missioni non potete farlo se siete membri di un'organizzazione CO oppure Motorcycle Club, quindi se lo siete vi dovete ritirare e così facendo potete accedere a queste missioni. Una volta premuto il tasto R3 dal vostro controller, Vincent farà una breve ricerca conto vostro e al fine di cercarvi un'attività che potete svolgere da poliziotto. Voi dovete soltanto premere la freccetta a destra e successivamente vi dirà dove dovete recarvi, cosa dovete fare, eccetera, eccetera. Nel mio caso, nel mio primo incarico, ho dovuto recuperare un furgoncino dei tacos da una banda criminale dove all'interno c'era della metanfetamina, della droga, non ricordo esattamente, ma insomma il mood è quello. Chiaramente ci saranno dei nemici che dovrete far fuori e una volta che li avete fatti fuori, attenzione però che attenzione all'ucciderli tutti perché altrimenti poi capita come è successo a me, cioè che all'improvviso uno si piazza al volante e cerca di scappare. E in ogni caso, una volta che li avete fatti fuori tutti, dovete soltanto prendere questo furgoncino dei tacos e portarlo al garage di Vincent. Una volta fatto ciò, l'incarico è terminato. Non c'è molto altro da fare, questo è l'incarico. Chiaramente ci saranno dei nemici alle vostre spalle, dovrete stare attenti, ma la distanza è molto breve, quindi dovreste riuscirci in pochi minuti. Una volta completato l'incarico, non potete avviarne un altro subito, ma dovete aspettare un po' di tempo, come vi dirà anche il gioco, se provate a schiacciare di nuovo il tasto R3. Inizialmente non sapevo quanto tempo dovevo aspettare perché tramite la schermata di gioco non vedevo nessun countdown, niente di niente. Ho solo controllato un po' su internet e ho visto che un utente su Reddit disse che il tempo di countdown varia da 1 minuto a 2 minuti. Ma visto che sono un tipo scrupoloso, ho voluto mettermi con il cronometro alla mano e vedere
precisamente quanto tempo ci sarebbe voluto per avviare un nuovo incarico di poliziotto. Ebbene, a quanto pare questo utente di Reddit si è sbagliato alla grande. Non ci vuole da 1 minuto ai 2 minuti per un nuovo incarico, ma bensì 5 minuti. O almeno questo è il tempo di countdown che mi è stato concesso a me e che ho cronometrato con il mio cellulare, quindi dovete aspettare 5 minuti per il prossimo incarico da poliziotto. Una volta aspettati questi 5 minuti ho fatto il secondo incarico e anche questo incarico era molto semplice e soprattutto molto vicino a Los Santos. Distava, se non mi sbaglio, 1,5 km, oppure se non 2 km. In questo incarico quello che dovevate fare era uccidere i 3 capi mafia dei Vagos, se non erro, e una volta fatti fuori tutti dovevate semplicemente lasciare la zona, e una volta lasciata la zona vi avrebbe dato il compenso di quell'incarico. Anche in questo incarico era molto semplice, ci ho messo sì e no dai 5 ai 6 minuti, niente di troppo complicato. L'unico incarico dove ci ho messo veramente tanto era il terzo incarico, che purtroppo non ho la clip a disposizione, non posso farvi vedere, ma il livello di difficoltà era come questi altri 2, molto molto semplice. L'unica differenza è che ci ho messo un po' di più perché questo incarico era a 5 km di distanza. Adesso passiamo al guadagno. Quanto si guadagna realmente da questi incarichi da poliziotto? Beh, io ne ho fatti 3 e in questi 3 incarichi ho guadagnato $150.000, cioè $50.000 ad incarico. E tu ti starei chiedendo, wow, cioè $150.000 per un 15-20 minuti di gioco è tanta roba. E invece ti sbagli, perché stiamo parlando di $150.000 soltanto perché in queste settimane ci sono i doppi soldi e la doppia esperienza per gli incarichi da poliziotto, perché altrimenti il compenso sarebbe stato di $25.000 ad incarico. Quindi insomma, solo per queste 2 settimane potete usufruire di questa cosa, altrimenti normalmente il compenso sarebbe davvero diminuito. Quindi, detto ciò, tiriamo un po' le somme. Io ho speso la bellezza di $5.400.000 più le relative modifiche. Non ho i calcoli esatti alla mano, ma diciamo che ho speso sui $6 milioni per questi incarichi da poliziotto. Vediamo in quanto tempo riuscirò a rientrare nell'investimento di queste attività, lasciando perdere gli altri colpi come Caio Perico o il casino Diamond. Se sfrutto questi soldi doppi ed RP doppi, dovrei fare tipo 3 attività da poliziotto per 40 volte e soltanto allora riuscirei a rientrare nell'investimento dei $6 milioni. Questo calcolando ovviamente la pausa di 5 minuti tra un'attività da poliziotto e l'altra. Di conseguenza, se dovessi fare 3 attività da poliziotto in un giorno per arrivare alle 40 volte, cioè all'arrivo dei $6 milioni, ci metterei all'incirca, fatevi il conto, ma dovrebbe essere intorno alle 2 settimane se fate 3 incarichi da poliziotto ogni giorno. Però ora voi vi starete chiedendo: "Sì Gianluca, ma potevi tranquillamente prendere un altro veicolo della polizia che costasse di meno della Coquette D10 della polizia". E io ti darei anche ragione, se non fosse che cambia davvero di poco il prezzo degli altri veicoli della polizia. E cioè al massimo la differenza è di 1 milione, forse 1 milione e mezzo, ma cioè capirai. Detto ciò, per concludere il video, a chi consiglio queste attività? Beh, se siete dei giocatori come me che hanno tantissimi soldi e non sanno come spenderli e magari volete provare qualche attività nuova e originale, tra virgolette, di GT5 online, questa attività dei poliziotti ve la consiglio se siete di questa categoria, ma e soprattutto se avete dei soldi da buttare, perché chiaramente, come avete visto, non ci vuole poco per acquistare una vettura simile. Invece se siete di un'altra categoria di giocatori, cioè quella dove volete risparmiare, dove non avete tanti soldi, oppure trovate inutile spendere tutti questi soldi per poi guadagnare $25.000 ad incarico, allora questa attività di sicuro non fa per voi. Di sicuro vi risparmierete di spendere 5 milioni o addirittura $6 milioni
per un'attività che vi fa fruttare soltanto $25.000 ad incarico. Per questo video è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere altri contenuti come questo, e noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video di GTA 5 Online. Alla prossima! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.